Ciao amici di Lilli, bentornati nel nostro angolo dedicato ai felini. Oggi vi porto alla scoperta del gatto Savanna, un leopardo per il salotto. Con la razza felina esotica Savanna, questo sogno può diventare realtà. Il gatto Savanna deve il suo aspetto esotico ai suoi antenati gatti selvatici Serval. Il gatto Savanna, un elegante incrocio esotico. Aspetto grande, grazioso ed esotico. L'ascendenza del grazioso gatto Savanna si nota già a prima vista. Le macchie scure spiccano sul colore del fondo del mantello, per lo più beige dorato, con la parte inferiore più chiara, proprio come un felino selvatico. Questo pelosetto, infatti, è il risultato di un incrocio tra un serval africano e un gatto domestico, principalmente un siamese. Quanto è grande un Savanna? Il gatto Savanna è alto e snello, con un'altezza al garrese che può andare dai 35 ai 45 cm, talvolta anche di più, è uno dei gatti domestici più grandi del mondo. Cammina su gambe lunghe e muscolose, con zampette di forma ovale. Le zampe posteriori sono di solito leggermente più lunghe di quelle anteriori. L'aspetto elegante di questo felino è completato da una coda piuttosto larga e di media lunghezza. Il collo sottile è sormontato da una testa aggraziata con le grandi orecchie tipiche della razza. Queste sono erette e alte sulla testa, hanno una forma ampia e una punta arrotondata. Gli occhi sono di media grandezza e profondi. Il Savanna ha un aspetto esotico. Tipiche del Savanna sono le caratteristiche bande nere sotto gli occhi che somigliano a delle lacrime, simili a quelle del ghepardo e che, insieme al mantello maculato, conferiscono a questo pelosetto un aspetto che molte persone trovano esotico. Carattere: un gatto selvatico attivo. Il Savanna mostra la sua natura selvatica anche nel carattere. Il suo grande bisogno di movimento richiede molto esercizio fisico, più di quanto possa offrire una vita in appartamento. Pertanto, questo felino bello e vivace non dovrebbe essere allevato come gatto da appartamento e in nessun caso da solo. Questo pelosetto affettuoso, giocherellone e socievole ha bisogno di un compagno per non annoiarsi. È possibile addestrare un gatto Savanna? Curioso e sempre a caccia di avventure, il Savanna non è un pet coccoloso da salotto. Preferisce stare in movimento. Non a caso viene spesso descritto come un cane nel corpo di un gatto. È possibile addestrarlo al riporto e a camminare al guinzaglio. Ma neanche il miglior addestramento può cancellare la natura selvaggia di questo gatto esotico che si manifesta con un comportamento impulsivo e imprevedibile. Il gatto Savanna si comporta come un animale selvatico? Il carattere e il comportamento degli esemplari di questa razza felina dipendono fortemente dalla generazione di allevamento. Più la generazione è precoce, più è probabile che il gatto si comporti come un animale selvatico. Ciò si può notare, tra l'altro, nel fatto che rifiuta i cambiamenti nel suo ambiente. Inoltre, i rappresentanti delle prime 4 generazioni tendono ad evitare gli estranei e i bambini. Le generazioni successive somigliano sempre più ai gatti domestici ai quali siamo abituati. Allevamento. È possibile tenere un gatto Savanna in casa? L'allevamento del gatto Savanna è considerato particolarmente impegnativo, soprattutto nel caso di esemplari delle prime 4 generazioni. Quando viene allevato in casa, questo micio sviluppa spesso dei problemi comportamentali perché non viene sufficientemente stimolato. Tuttavia, allevarlo libero all'esterno non è un'alternativa praticabile per le generazioni che vanno da F1 a F4. Le caratteristiche ereditate dal Serval, ad esempio la territorialità, lo rendono un potenziale pericolo per gli altri gatti domestici e per il resto della fauna selvatica. Attenzione! Per allevare un gatto Savanna in modo adeguato alla specie è necessario uno spazio all'aperto recintato con molte opportunità di esercizio fisico. Dalla generazione F5 in poi è possibile anche allevarlo in casa con accesso all'esterno. Prima di decidere se adottare un Savanna è importante considerare il carattere e le esigenze specifiche del gatto. Il gatto Savanna ha bisogno di essere tenuto impegnato. La corporatura atletica permette al Savanna di saltare e arrampicarsi fino a 2 metri di altezza. Per questo motivo è essenziale che lo spazio all'aperto abbia una recinzione alta.
Altrettanto importante è mettergli a disposizione dei tiragraffi robusti e a più livelli, utili sia per tenerlo occupato che per la cura dei suoi artigli. Oltre alle strutture su cui arrampicarsi, il Savanna ha bisogno anche di luoghi in cui nascondersi o giocare. Dovresti quindi assolutamente mettergli a disposizione dei tunnel o delle casette gioco. Anche i giochi di attivazione mentale sono utili per tenere occupato questo micio intelligente. Cura. Come posso prendermi cura del Savanna? Anche il pelo corto di questo micione di tanto in tanto ha bisogno di essere curato con una spazzola o un pettine. È inoltre necessario portare regolarmente il gatto Savanna dal veterinario per i controlli necessari, le vaccinazioni e la sverminazione. Quanti anni vive un Savanna? L'aspettativa di vita di un gatto Savanna va dai 12 ai 20 anni, a condizione che venga nutrito e allevato in modo adeguato. Alimentazione. Cosa mangia il Savanna? Il gatto Savanna, a prescindere dalla generazione, ha bisogno di una dieta speciale ad alto contenuto proteico, a base di alimenti crudi, il cosiddetto barf. In un esemplare di questa razza esotica, gli alimenti in scatola possono causare delle carenze nutrizionali. L'alimentazione biologica a base di carne cruda, adeguata alla specie, è complessa e non facile da mettere in pratica per i non addetti ai lavori. Un prerequisito per questo metodo di alimentazione è conoscere le esatte esigenze del Savanna. Con l'aiuto di libri specialistici, veterinari e nutrizionisti, puoi scoprire quali siano la giusta quantità e il giusto tipo di alimenti e complementi alimentari di cui il tuo micione ha bisogno. Storia e riproduzione del gatto Savanna. Il Savanna è un incrocio tra un gatto domestico e un serval. Il serval è un felino selvatico africano appartenente all'ordine dei carnivori. Il gatto Savanna è stato creato incrociando un maschio di serval con una gatta di razza siamese. L'accoppiamento è avvenuto accidentalmente nel 1986. L'allevatrice di serval Jude Frank prese in prestito uno stallone per le sue femmine di serval, ma questo preferì una gatta siamese che viveva nello stesso recinto. Fu così che nacque il primo gattino Savanna. Buono a sapersi, il nome Savanna è un omaggio alla patria del serval, la savana africana. Come avviene l'allevamento mirato di gatti Savanna? Per allevare un gatto Savanna, le femmine di gatto domestico vengono fatte accoppiare con i serval maschi, molto più grandi. Questi di solito sono molto impetuosi e mordono le femmine sul collo durante l'accoppiamento. Non di rado accade che la femmina muoia durante l'accoppiamento o poco dopo. Pertanto, l'allevamento mirato di Savanna è un tema molto discusso e controverso tra gli attivisti per il benessere degli animali. Quali sono le diverse generazioni di gatto Savanna? Le generazioni filiali indicano la relazione del gatto Savanna con i suoi antenati. Il numero dopo la F indica la generazione. Gli ibridi F1 derivano direttamente da un serval selvatico e un gatto. Facendo accoppiare tra loro due ibridi F1 si ottengono degli ibridi F2. Talvolta i gatti Savanna delle generazioni filiali vengono incrociati nuovamente con dei gatti domestici. Un Savanna della generazione filiale da F1 a F4 ha un'alta percentuale di sangue selvatico e quindi appartiene alle cosiddette razze ibride. Cosa significa F5 riferito a un gatto? I gatti della generazione filiale F5 sono i più lontani dai loro antenati. Un gatto Savanna della generazione F5 non è quindi più soggetto ad alcuna restrizione e può essere allevato come tutti gli altri gatti. Quanto costa un Savanna? Generalmente un gatto Savanna costa almeno i 1.000 euro. A seconda delle dimensioni della cucciolata e della generazione, il prezzo può diventare molto più alto. Conclusioni: in Italia è consentito tenere un Savanna? In Italia la detenzione di gatti Savanna delle prime 4 generazioni è illegale, perché sono considerati dalla legge come animali selvatici. Solo a partire dalla 5ª generazione è consentito allevare un Savanna come un gatto domestico a tutti gli effetti. Prima di decidere se adottarne uno, considera attentamente tutti gli aspetti menzionati in questo articolo. Hai le competenze necessarie per prenderti cura e mantenere impegnato un micione così esigente? Sei disposto a nutrirlo con un'alimentazione BARF
che richiede molto tempo ma è adatta alla specie? Non c'è dubbio, il Savannah ha un aspetto unico ed è davvero speciale. Molte persone cedono al fascino di questo splendido felino per poi rendersi conto che allevare un micione così vivace ed esotico è troppo per loro. A soffrirne di più, naturalmente, sono proprio i nostri amici di zampa. Per garantire il benessere di questi mici di origine selvatica, è preferibile non sceglierli come pet. Scheda del Savannah. In breve, l'esotico gatto Savannah è una razza ibrida nata dall'incrocio tra il Serval, un felino selvatico, e il gatto domestico. Questi gatti grandi e maculati si caratterizzano per un elevato bisogno di movimento ed esercizio fisico. Altezza algarrese 35-45 cm, peso 4-10 kg, aspettativa di vita 15 anni, prezzo da 1.000 euro in su. Carattere impulsivo, socievole, attivo, impegnativo, curioso. Pelo corto. Colore del mantello: black, brown spotted tabby, black silver spotted tabby, black smoke. Difficoltà di addestramento elevata. Cura del pelo media. Bisogno di movimento elevato. Paese di provenienza Stati Uniti. E voi avete mai avuto l'opportunità di incontrare un gatto Savannah? Vi piacerebbe accoglierne uno nella vostra famiglia? Scriveteci nei commenti le vostre esperienze o curiosità. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Alla prossima, amici di Lilly. Miau!